Pronti per un test sui verbi italiani? Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di uno dei vostri argomenti preferiti, spero, i verbi. E faremo un test in particolare sui verbi irregolari, al presente e al passato. Il test è a difficoltà incrementale. Questo significa che diventa più difficile ad ogni domanda. Allora io direi che possiamo subito iniziare. Nella prima parte del test devi semplicemente completare le frasi con la forma giusta del verbo al presente. Iniziamo con la prima frase. Qui devi usare il verbo venire nella forma tu. A che ora? Domani? Ti do un po' di tempo per pensarci, ma se hai bisogno di più tempo, metti in pausa il video. La forma corretta è vieni, vieni. A che ora vieni domani? Il verbo venire è un po' particolare perché è molto irregolare. Infatti al presente il verbo venire è io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, quindi questa forma è regolare, voi venite, anche la forma voi è regolare, loro vengono. Un consiglio per ricordarlo è che le forme io e loro sono simili. Tutte e due aggiungono la G. Io vengo e loro vengono. Andiamo avanti con la prossima frase. Qui dobbiamo usare il verbo potere. Aiutarmi? Sempre nella forma tu. Pensaci un po'. La forma corretta è puoi aiutarmi? Il verbo potere è molto comune in italiano. Vediamo velocemente la coniugazione al presente. Io posso, tu puoi, lui, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Anche qui le forme io e loro sono simili. Io posso, loro possono. Andiamo avanti con la terza frase. Qui dobbiamo usare il verbo uscire, sempre nella forma tu. A che ora? Stasera? Uscire. Beh, la forma corretta è esci. A che ora esci stasera? Beh, il verbo uscire è anche un po' particolare perché il suono cambia durante la coniugazione. Infatti abbiamo io esco, tu esci, lui, lei esce, noi usciamo, voi uscite, le forme noi e voi sono le uniche regolari, loro escono. Perché questo? Beh, perché nelle forme io e loro abbiamo una O, quindi il suono SC è duro. Esco, escono. Nelle altre forme invece abbiamo una I o una E, quindi il suono è morbido. Sh. Tu esci, lui, lei esce, noi usciamo, voi uscite. Quindi mi raccomando, fai attenzione al suono. Ora però, prima di andare avanti con la prossima frase, ho una sorpresa per te. Infatti so che a volte, anche per gli studenti più avanzati, ricordare o usare correttamente tutti questi verbi irregolari è un po' difficile. Perché comunque in italiano sono davvero tanti. Alcuni al presente, altri al passato, alcuni al presente e al passato. Quindi abbiamo preparato per te un fantastico PDF con tutti i verbi irregolari più comuni in italiano al presente e al passato. Qui troverai tutti i verbi di cui hai bisogno per parlare in italiano. Quindi, come vedi, è molto semplice. Qui abbiamo l'infinito, per esempio qui abbiamo il verbo accogliere, poi qui abbiamo la coniugazione al presente, che è irregolare,
E poi qui abbiamo il participio passato. Qui scriviamo l'ausiliare, quindi quale ausiliare usa il verbo accogliere? Usa avere. E poi sotto mettiamo il participio passato irregolare, perché il participio passato di accogliere è irregolare, accolto. E ovviamente a noi non piacciono le liste senza esempi. Troverai qui degli esempi con il verbo accogliere. Sicuramente gli esempi sono fondamentali per capire il significato di questi verbi in contesto e anche per ricordarli meglio. Beh, troverai quindi tante belle tabelle, ti piaceranno davvero tantissimo e saranno un ottimo strumento per te da avere sempre vicino. Così se hai qualche dubbio, se non ricordi la coniugazione di un verbo irregolare, vai qui, sono in ordine alfabetico, trovi il verbo di cui hai bisogno e lo ripeti. Puoi scaricare questo fantastico PDF con tutti i verbi irregolari più comuni in italiano scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo questo fantastico PDF. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Ma adesso andiamo avanti con la prossima domanda. Qui dobbiamo usare il verbo sapere nella forma io. Parlare lo spagnolo. Qual è la forma corretta? Beh, il verbo sapere è molto corto nella forma io, semplicemente so parlare lo spagnolo. Coniughiamo il verbo sapere al presente. Io so, tu sai, lui, lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Eh sì, questo è proprio completamente irregolare, devi memorizzarlo. E finiamo la prima parte del test con il verbo salire nella forma io. Aspettami ora, di sopra. Attenzione, perché verbo salire. Qui la risposta corretta è salgo. Aspettami, ora salgo di sopra. Sì, il verbo salire è un po' particolare perché nelle forme io e loro aggiunge una G. Io salgo, poi è regolare. Tu sali, lui, lei sale, noi saliamo, voi salite e loro salgono. Aggiungiamo di nuovo la G, non dimenticarlo. E ora passiamo alla seconda parte di questo test con delle domande forse un po' più difficili perché parliamo dei verbi irregolari al passato. Quindi qui semplicemente devi coniugare le frasi al passato prossimo. Scegli l'ausiliare giusto ma anche il participio passato giusto perché sono tutti verbi irregolari. Iniziamo subito dalla prima frase. Qui devi usare il verbo fare. Ok? Uno dei primi verbi che hai imparato in italiano. E devi usare il verbo fare nella forma noi. Al corso di italiano, molte attività divertenti. Pensaci un po'. Beh, il verbo fare usa avere come ausiliare e il participio passato irregolare è fatto. Quindi noi abbiamo fatto. Al corso di italiano abbiamo fatto molte attività divertenti. Fantastico, andiamo avanti con la prossima frase. Qui devi usare il verbo nascere nella forma loro. Attenzione, Sara e Sofia, entrambe il 16 ottobre. Pensaci un po'. Beh, il verbo nascere, come gli altri verbi di cambiamento, verbi di diventare, come morire, diventare, crescere, usano essere come ausiliare.
Ma attenzione, perché cosa succede quando usiamo essere come ausiliare? Dobbiamo cambiare il participio passato del verbo in base al genere e numero del soggetto. Chi è il soggetto qui? Beh, Sara e Sofia, due ragazze. Quindi dobbiamo usare la forma femminile e plurale del participio passato di nascere, che è irregolare. Ed è nato, nato. Femminile plurale, nate. Sara e Sofia sono nate entrambe il 16 ottobre. Sono nate. Fantastico. Andiamo avanti con la prossima frase. Qui usiamo il verbo riflessivo sciogliersi. Sciogliersi. Quando una cosa è fredda e fa caldo, si scioglie. Come il ghiaccio, per esempio. Se lasci il ghiaccio nel bicchiere, si scioglie, diventa acqua. Lo stesso succede a un gelato. Leggiamo la frase. Faceva troppo caldo e il gelato... Pensaci. Se hai bisogno di più tempo, metti in pausa il video, Beh, attenzione, perché? Perché questo è un verbo riflessivo e tutti i verbi riflessivi usano come ausiliare essere. Ovviamente qui il soggetto è il gelato, quindi una terza persona singolare, come lui, lei, e dobbiamo usare anche il pronome riflessivo. Quindi il gelato si è, il participio passato è irregolare, sciolto. Sciolto. Faceva troppo caldo e il gelato si è sciolto. Qui non dobbiamo cambiare sciolto. Perché? Perché il gelato è maschile e singolare, quindi sciolto va bene. Però se il soggetto fosse stato femminile, dicevamo sciolta, femminile singolare. Sciolti, maschile plurale, eccetera. Però gelato è maschile singolare, quindi sciolto. Procediamo alla prossima frase. Qui dobbiamo usare il verbo cuocere, cuocere, nella forma io. Le lasagne, le vuoi? Beh, il verbo cuocere usa avere come ausiliare. È il participio passato, è irregolare ed è cotto. Cotto. Quindi io ho cotto le lasagne. Le vuoi? Ho cotto. E andiamo avanti con l'ultima frase di questa parte del test. Qui dobbiamo usare il verbo comporre. Leggiamo la frase. Giovanni allevi delle musiche bellissime. Giovanni Allevi è un famosissimo compositore italiano e il verbo comporre è irregolare. Beh, qui dobbiamo usarlo nella forma lui, perché abbiamo il soggetto Giovanni Allevi, una terza persona, lui. E il verbo comporre usa avere come ausiliare. Quindi Giovanni Allevi ha composto, ha composto delle musiche bellissime. Ora però voglio darti un trucco. Infatti, a volte è possibile imparare solo un participio passato irregolare, ma in realtà impararne nello stesso momento tanti. Che significa? Beh, qui abbiamo visto che il verbo comporre diventa composto, ma ci sono tanti verbi in italiano che hanno la parola porre dentro. In realtà porre è un verbo, è un sinonimo un po' più formale, poco usato di mettere. Porre, posto. Quindi tutti i verbi che hanno porre hanno il participio passato in posto. Quindi comporre, composto, scomporre, scomposto, proporre, proposto, disporre, disposto, riporre, riposto. Una volta che impari porre uguale posto,
puoi facilmente conoscere il participio passato irregolare di tanti altri verbi. E in realtà di questa cosa, che per me è molto importante, ne parliamo anche nel PDF. Infatti, proprio nell'ultima parte del PDF abbiamo qui una tabella con tutti questi casi. Per esempio, ecco, qui abbiamo il verbo porre e poi gli altri verbi che contengono porre. E quindi una volta che tu sai che porre è posto, è facile sapere anche gli altri participi passati irregolari di questi altri verbi. E lo stesso è con cogliere, conoscere, fare, parire, stare, tenere. Insomma, c'è questa bella lista che sicuramente può aiutarti tantissimo. Non dimenticare di scaricare il PDF cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E adesso finiamo con l'ultima parte del test, la più difficile. Qui mettiamo insieme tutto, quindi dobbiamo coniugare alcuni verbi al presente e altri al passato prossimo. Iniziamo con la prima frase, dove dobbiamo usare il verbo bere. Nel primo spazio bianco dobbiamo usarlo nella forma tu al presente, nel secondo invece nella forma io al passato prossimo. Leggiamo la frase. Qualcosa? No, grazie. Già. Ok, che si mette in mezzo. Un calice di vino. Pensaci un po'. Beh, iniziamo dal primo spazio bianco dove dobbiamo usare il verbo bere al presente, che nella forma tu è bevi. Bevi qualcosa? Il verbo bere è irregolare, ma non è troppo difficile. Io bevo, tu bevi, lui, lei beve. Noi beviamo, voi bevete, loro bevono. Sì, è irregolare, però fai finta che il verbo sia bevere. Così semplicemente ricordi che hai bev, bevo, bevi, beve, eccetera. Quindi non è troppo difficile. Al passato è un po' uguale. Se tu pensi che il verbo non sia bere, ma bevere, tutti i verbi nere hanno il participio passato in uto, quindi bevuto. E col verbo bere usiamo avere come ausiliare. Quindi no grazie, ho già bevuto un calice di vino. Quindi per ripetere, bevi qualcosa? No grazie, ho già bevuto un calice di vino. Andiamo alla prossima frase. Qui dobbiamo usare il verbo dire. Nel primo spazio bianco lo usiamo al passato prossimo, nel secondo lo usiamo nella forma tu al presente. Luca che andrà a vivere all'estero. E la persona risponde che? Pensaci. Allora, prima di tutto usiamo dire al passato. Luca dire. Ora, qui abbiamo come soggetto Luca, quindi dobbiamo coniugare il verbo nella terza persona singolare. Lui. Il verbo dire usa avere. E il participio passato di dire è detto. Luca mi ha detto che andrà a vivere all'estero. E l'altra persona risponde che? Il presente del verbo dire nella forma tu è dici. Che dici? Che dici? Per esprimere sorpresa, stupore. Che dici? Attenzione al verbo dire, perché è uno di quei verbi che cambia di suono. Infatti abbiamo io dico, un suono duro, poi tu dici, lui le dice, noi diciamo, un suono morbido, poi la forma voi è dite e loro dicono, di nuovo un suono duro, come per la forma io. Io dico, loro dicono. Andiamo avanti con la prossima frase. Qui dobbiamo usare il verbo tradurre. Lo usiamo nella forma tu al passato, nel primo spazio bianco, e sempre nella forma tu al presente, nel secondo. Quanti libri? Quanti libri in un anno? Pensaci un po'.
Beh, il verbo tradurre usa come ausiliare avere e il participio passato irregolare è tradotto. Quindi, quanti libri hai tradotto? E poi nella seconda frase, quanti libri traduci in un anno? Sì, il verbo tradurre è particolare, perché appunto è tradurre, non è are, non è ere e non è ire. Beh, questa è una forma un po' particolare, come porre. Devi semplicemente immaginare che il verbo tradurre in realtà sia traducere. E così è facile il presente, perché traduco, suono duro, traduci, traduce, noi traduciamo, voi traducete e loro traducono, di nuovo il suono duro. Così è più facile. Ma prima di andare avanti voglio darti un consiglio sul participio passato. Infatti, anche se il verbo durre non esiste, ci sono tanti verbi che contengono durre. Abbiamo tradurre, tradotto, dedurre, dedotto, condurre, condotto, introdurre, introdotto, produrre, prodotto. Quindi anche qui, come vedi, abbiamo dei verbi che contengono durre, che hanno sempre il participio passato con dotto. È sicuramente un modo più semplice per ricordarli. E adesso andiamo avanti con la prossima frase. Qui dobbiamo usare il verbo spegnere, spegnere. Nel primo spazio bianco dobbiamo usare il verbo spegnere nella forma tu al passato. Nel secondo, invece, dobbiamo usarlo al presente nella forma io. Leggiamo la frase. La luce in camera? No, ma la se vuoi. Pensaci un po'. Beh, allora, qui cosa abbiamo? Abbiamo il verbo spegnere al passato, che usa avere come ausiliare, ma il participio passato è irregolare, che è spento, spento. La forma è tu, quindi hai spento la luce in camera, hai spento la luce in camera. E ora passiamo al presente. No, ma la io. Il verbo spegnere è un po' particolare, infatti il presente nella forma io è spengo, spengo. No, ma la spengo se vuoi. Ora ti do un consiglio per ricordare meglio il verbo spegnere al presente. Infatti abbiamo nella forma io spengo. Cosa sta succedendo? Semplicemente la G e la N si invertono, quindi GN diventano NG. Spegnere, spengo. Quindi io spengo e poi è tutto normale fino a loro. Tu spegni, lui lei spegne, noi spegniamo, voi spegnete, loro spengono. Spengono. Io spengo, loro spengono, il resto è normale. Non dimenticarlo. E finiamo con l'ultima frase di questo test. Qui dobbiamo usare il verbo proporre nella forma voi al presente nel primo spazio bianco e poi al passato nel secondo. Leggiamo la frase. Che cosa di fare domenica? Arianna di andare a sciare. Pensaci un po'. Proporre, ormai lo sai. Proporre, porre. Iniziamo dal primo spazio bianco, il presente e il verbo proporre è irregolare. Infatti nella forma voi è proponete. Che cosa proponete di fare domenica? E in realtà coniughiamolo questo verbo perché anche nelle altre forme è irregolare. Io propongo, quindi aggiungiamo una G, tu proponi, lui lei propone,
noi proponiamo, voi proponete e loro propongono. Quindi il verbo porre puoi pensarlo un po' come ponere, perché tu poni, lui le pone, poniamo, ponete, però devi ricordarti di aggiungere una G nella forma io e nella forma loro. Propongo, loro propongono, ok? E invece passiamo alla parte al passato, e ora è facile perché sai che tutti i verbi imporre hanno il participio passato in posto e il verbo proporre usa avere. Quindi Arianna, lei, mi ha proposto di andare a sciare. Che cosa proponete di fare domenica? Arianna mi ha proposto di andare a sciare. Oh, finalmente abbiamo finito con questo super test sui verbi irregolari. Ora io voglio assolutamente sapere com'è andata, quindi scrivi qui sotto a quante domande hai risposto correttamente. E non ti preoccupare, se il test è andato male, scrivilo lo stesso, perché così possiamo supportarci. E appunto, se il test non è andato così bene, non ti preoccupare perché c'è il nostro fantastico PDF con tutte le tabelle sui verbi irregolari, con la coniugazione al presente, al passato, gli esempi. Davvero ti piacerà tantissimo, ma soprattutto sono sicuro che lo troverai super utile. Puoi scaricare questo fantastico PDF con i verbi irregolari più comuni in italiano semplicemente scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Te lo prometto, ti piacerà tantissimo. E se questo video ti ha aiutato, hai imparato nuove cose, ma anche forse ti sei divertito o divertita, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché anche se questo è un piccolo gesto per te, per noi è davvero molto importante, ci aiuta tantissimo. In questo modo YouTube capisce che questo video è utile e lo fa vedere a tanti altri studenti e studentesse di italiano in giro per il mondo, come te. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!